Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci, anche Luna e Venere in pesci, soprattutto per quanto riguarda la sfera emozionale e emotiva. Andiamo a vedere come sarà il mese di giugno. Lo facciamo attraverso una bellissima narrazione di tarocchi oracoli che preparerò per te, al fine che tu abbia una visione quanto più onnicomprensiva delle cose, delle dinamiche sottili e profonde per realizzare la tua missione durante questo mese. Allora, mettiamo il mio schemino qua al lato e partiamo dalle carte rosse. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida e a tutti gli spiriti che ci accompagnano in questo momento di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Andiamo a vedere chi sei nel mese di giugno. Chi sei? Qual è l'archetipo dominante? Qual è il dio dominante? Quello che per gli antichi erano gli dei, per la psicologia sono gli archetipi, no? Quindi qual è l'archetipo, il dio dominante? Chi sei a giugno? Pesci, chi sei a giugno? Chi sei a giugno? Ragazze mie ragazzi, non sbraitate contro il mondo. Tu hai questo mese l'opportunità di uscire fuori dall'archetipo della vittima. Il mondo mi cade addosso, sono tutti contro di me, nessuno mi capisce, bla bla bla. Cioè, insomma, questa carta è uscita anche all'Acquario, allora, hai la grandissima opportunità di smettere di sentirti in colpa per essere diversa o diverso. mm? Perché il senso di colpa è ciò che fa la vittima e la vittima fa il senso di colpa. Perché quando tu ti senti vittima degli eventi, delle circostanze, tu non puoi cambiarli. La differenza sta nella differenza di prospettiva. Quando ti senti co-creatore, cioè che è la tua anima che crea quegli eventi, allora tu, andando all'origine dell'evento, attraverso le pratiche o attraverso un percorso spirituale, se fai un percorso sciamanico con me o un percorso spirituale importante che sia empirismo radicale, allora tu risolvi il mito. Quindi c'è il mito, l'archetipo della vittima, che nella misura in cui tu vedi il mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo, come diceva Hillman, tu lo risolvi. Hai la grandissima opportunità di passare da vittima a mago in questo mese, ma consapevolmente, nelle viscere, non solo intellettualmente, no? Non è una conoscenza intellettuale questa che arriva, è una conoscenza esperienziale, fai esperienza del passaggio da vittima a mago. E qua io non lo so se tu hai fatto, ho messo sul canale Il senso di colpa lo uccide, si chiama il titolo del video, è uno dei nostri video lui lei dove facciamo proprio la pratica sul senso di colpa. E sono un video breve, facile e di impatto immediato, beh, dove ti faccio scrivere alcune cose di impatto immediato. Andiamo a vedere come si estende l'energia del mese. Allora, prima di tutto chiedo dove sei ora, energia generale per te, dove sei in questo momento che guardi il video, mi stavo uscendo il 10 di denari, sei all'interno di una struttura con 10 denari, casa, famiglia, forse ti senti un po' sopraffatta o sopraffatto, 4 di coppie, c'è qualcosa che non ti sta andando più bene in una situazione che stai vivendo, una vecchia stabilità, una vecchia idea di stabilità, qualcosa che ti sta stretta o stretto in questo momento, no? Il senso del dover essere conformi a una certa rigidità, una certa struttura, un certo modo di essere, o un certo modo di guadagnare, un certo modo di vedere il lavoro, un certo modo di... C'è un'insofferenza esistenziale su questo, su tutto ciò che è radicamento e stabilità, secondo un vecchio modo di vedere le cose. È come se non ti stessi accorgendo che la vita ti sta dando un'altra opportunità, qualcosa di nuovo in questo momento, no? Però è come se fossimo allacciati a un vecchio modo di essere, di pensare, di agire, di comportarci in famiglia, di comportarci nel lavoro. C'è questa sensazione qui. Vediamo qual è l'energia che entra nel mese per te. L'energia che entra qual è? Qual è l'energia che entra? Guarda, qua c'è il 3 di denari, non devi fare tutto da sola o da solo. Il 3 di denari mi parla di energie di cooperazione o di collaborazione che arrivano per te. Sarai sostenuto o sostenuto.
Sarai sostenuta o sostenuto o nel lavoro, nella vita pratica, sarai sostenuta o sostenuto. Vedo persone che ti accompagnano lungo il cammino, sono insieme a te, che costruiscono con te. Vedo energia di cooperazione e di collaborazione. Vediamo qual è la direzione del mese. Guarda, uscire fuori dalle gabbie mentali col 5 di spade. La direzione del mese è uscire fuori dal 5 di spade. Posso vedere un po' di tensione, un po' di orgoglio, un po' di... guarda, il 5 di... Guarda, è proprio le carte dell'acquario comunque. Guarda, vittima, la V e il 5, no? Cioè, qual è la direzione del mese? Uscire fuori dall'archetipo della vittima, che è la tua mente razionale che ti rende vittima. Vedere le cose, iniziare a narrarti la vita da una prospettiva diversa rispetto ai miti sociali. Iniziarti a narrare la tua vita, perché la vita non è la vita in sé, non c'è la vita in sé, non è un fatto la vita, è come ti narri quel fatto che ti accade. Allora se noi ci spostiamo su una dimensione di creatori consapevoli, allora tutto cambia. E invece la mente dice no, stai lì, cerca di controllare, analizzare gli eventi, apportarli a proprio favore e quindi ti rende sempre vittima la mente. Dobbiamo spostarci su una dimensione mitica, su una dimensione più ampia, perché la vittima è chiusa su se stessa, no? Cioè il mondo contro me, tutto contro me. No, la vita è per te, non è contro di te. Quando te la narri contro di te che ti asfalta. E questo è il senso. Quindi quello che vedo sostanzialmente in questo mese è uscire dall'identità di questo sacrificio emotivo da vittima per entrare in una collaborazione più concreta con la vita stessa. Cioè c'è un grande potenziale di stabilità per te. Però quel 4 di coppe che abbiamo visto prima è una parte emotiva che non riesce ancora a riconoscere pienamente ciò che è disponibile in questo grande potenziale che hai già, ce l'hai già questo. Cioè la vita ti offre qualcosa di più solido ancora di quanto tu stia riuscendo a vedere o a sentire in questo momento. E la vita ti dice non devi fare tutto da solo. Il punto chiave sono le dinamiche mentali che ti creano conflitto. Allora, questo è il bisogno anche di avere ragione, torto, ragione, l'autosvalutazione dopo gli sforzi, il sabotaggio nei rapporti o nel lavoro attraverso questa tensione interna. Cioè, questa è una chiamata a smettere di vivere la relazione con la vita stessa come una battaglia da vincere. Perché il mese ti sta chiedendo di smettere di identificarti con la vittima emotiva e a riconoscere i gesti concreti di costruzione che la vita ti sta già offrendo. Sei dentro una fase di cooperazione e di collaborazione. Però la mente deve smettere di trasformare tutto in conflitto in senso di colpa, perché la vera svolta in questo mese arriva quando inizi a dire non devo soffrire per meritare. Non devo soffrire per meritare ciò che sto costruendo già. Non devi soffrire per meritare. Mi spiego? E vediamo qual è lo spirito che ti accompagna, lo spirito del mese. Quale spirito cammina con te in questo mese? Basta che cambi la narrazione, che questo cambio di narrazione si instilli in te come poi potere automatico, no? Vediamo qual è lo spirito che cammina con te. E qua abbiamo il sonaglio. Il sonaglio è una grande carta spirituale, Sai perché? Perché il sonaglio mi sta parlando del fatto che tu hai degli strumenti spirituali eccezionali. È come se fossero degli strumenti molto affilati, che devono essere usati con cautela, cioè hai un grande potere di realizzazione, di manifestazione. Questa carta me lo conferma, no? E, mi conferma che ti stai alleando consapevolmente con il divino e che devi agire con coraggio, perché il divino ti dà coraggio. Cioè, fondamentalmente lo spirito con questa carta ti sta dicendo non lasciare che l'esitazione ti blocchi. Non lasciare che l'esitazione ti blocchi. Quindi
lo spirito che ti accompagna è lo spirito del coraggio con questo sonaglio, che sono tutti gli spiriti che ti accompagnano, che ti permettono di valicare i confini dell'io, dell'ego che ti tiene soggiogato nel ruolo di vittima. Mi spiego? Mm. Andiamo a vedere adesso amore ed eros. Amore ed eros. Come stai? Qual è l'energia, la tua energia a giugno, pesci? La tua energia a giugno nell'amore Eros. Io ti vedo lavorare su te stessa o su te stesso con l'otto di denari. Tutti questi denari mi parlano di radicamento nella realtà, portare lo spirito nella materia. Più che sull'amore probabilmente sei concentrata o concentrato nel lavoro su di te, come amore di te, no? Oppure nel lavoro proprio in senso pratico, in un progetto che ti appassiona, in qualcosa di questo tipo. Se sei già in una relazione ti vedo con la voglia di far funzionare le cose, far funzionare il rapporto. È un'energia di dedizione questa, ti vedo dedicarti a qualcosa che ti appassiona, che può essere non solo una relazione, e il lavoro su di te con l'otto di denari nella sezione dei sentimenti, il lavoro sull'energia della Kundalini, dell'Eros, attraverso il lavoro della presenza e della consapevolezza. Vediamo qual è, quindi con la voglia di far funzionare le cose dentro e fuori di te. Vediamo qual è l'energia dell'altro. Altri denari. Allora, questo è il mese in cui potrai avere a che fare con una persona che sta è più radicata in sé, dentro di sé, o magari un po' più, la percepisci un po' più chiusa o un po' più ritirata in se stessa, no? Una persona che magari ha paura ad aprirsi. Ecco perché tu lavori su di te come specchio dell'altro, che ti fa la necessità del lavoro su di te in questi termini. Quindi percepisco una persona che magari o si apre a poco, o magari la percepisce un po' più chiusa e questo ti fa da specchio nel lavoro su di te. Sì, perché qua abbiamo un tre di spade, probabilmente qua abbiamo una persona chiusa perché ha avuto un forte dolore o con te o nella sua vita, quindi si muove a piccoli passi. Vediamo qual è la dinamica invisibile che c'è tra queste due energie, la dinamica invisibile, e infatti c'è un dolore tra tutti e due qua da superare, da valicare. Allora, se già la conosci questa persona, in questo mese io vedo che questa persona sta un po' più ritirata. Questo ti dà la possibilità di lavorare su di te in base a quello che l'altro ti proietta, perché qua c'è la dinamica invisibile, una verità imprescindibile che può far male o ha potuto far male, a partire dalla quale si può costruire qualcosa, ma non evitare di non sentire la ferita, non evitare di non sentire il dolore, ma di non esserne vittime. Mi spiego? Cioè, assumiti la responsabilità di ciò che hai proiettato. Questo è. Nel momento in cui assumi la responsabilità di ciò che avviene nella tua vita, tu puoi cambiarla, puoi cambiare gli effetti, altrimenti se stai nel ruolo di vittima non li puoi cambiare gli effetti. E qua vedo un grande lavoro su di te, sulla ferita emotiva che gli altri ti hanno proiettato, o questa persona o gli altri. E vedo che c'è un lavoro minuzioso su questo. Vediamo l'evoluzione possibile nell'amore, evoluzione possibile, meraviglioso. L'evoluzione possibile è avere una grande storia d'amore con gli amanti, senza però, cioè prima attraversando questo. L'evoluzione possibile con gli amanti c'è la possibilità veramente di realizzare una scelta di cuore vera, essere onesti con se stessi e quindi anche con l'altro fuori, non scappare più sette di spade dalla propria verità interiore neppure dal dolore, ma trasformarlo in consapevolezza. Ok, vediamo le specifiche cosa ci dicono. Energia dell'amore, tu come stai? Energia dell'amore, 8 di denari, 8 di spade, tu stai lavorando sulle tue paure, 8 di spade. Io ti vedo impegnato nel uscire fuori, far funzionare il lavoro su di te per uscire fuori dalle gabbie mentali, dalle gabbie dell'io. Mi sento vittima, nessuno mi capisce, è colpa sua. Sono di default queste ce l'abbiamo, no? Sì, ti vedo più lavorare su di te che altro.
e su questo giochi la relazione con l'altro, no? Vediamo l'altra persona, il 4 di denari, perché si trattiene o cosa dobbiamo sapere del 4 di denari dell'altra persona. Guarda, il 10 di coppe ha paura della felicità. Ha paura della felicità. Tu invece stai lavorando per togliere quell'ostruzione mentale che ti impedisce di sentire la felicità piena. Questa persona trattiene la felicità, trattiene la condivisione, trattiene come se avesse paura di perdere quello che ha se si dà. Vediamo un po' la dinamica invisibile. A cosa è dovuto questo 3 di spade? Allora, la mancanza di progettualità o di vedere il futuro. Ok, allora, la dinamica invisibile, a cosa è dovuto il 3 di spade e il 3 di bastoni? O c'è un'altra terza persona, ma le terze persone sono sempre riflessi dell'anima tua, quindi devi interfacciarti sempre, ma vedo che già tu lo fai. È come se la dinamica invisibile è come se si fosse persa la speranza, passami il termine, di guardare insieme il futuro, no? E allora tutto crolla, e allora tutto... e quindi ci troviamo nel ruolo di vittima, no? Però, come vi insegno sempre nell'opera del Kintsugi, nel riparare le ferite con l'oro della consapevolezza, quando i sogni della mente, perché le spade sono la mente, si infrangono, dobbiamo appellarci al nostro maestro interiore per far emergere il vero sogno dell'anima, gli amanti. Quindi quando qualcosa si rompe dentro di noi, che può essere quando la vita ti rompe dei sogni della mente, allora noi dobbiamo metterci in posizione meditativa, dobbiamo chiedere al maestro, al nostro maestro interiore, di far emergere il sogno della nostra anima. Questo l'ho spiegato nel video Fallo prima di dormire. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni certamente lo sta già facendo. E so che avete risolto tantissime cose con quello. Quindi, dietro, una volta fatto questo, chiedendo al maestro interiore questo, ti si apre il 3 di bastoni, cioè si apre un entusiasmo nuovo, perché emerge il vero sogno dell'anima con gli amanti. Vedi? E qua c'è il paggio di bastoni, si emerge, no? Vediamo quindi l'evoluzione possibile con gli amanti nell'amore per te a giugno. Di cosa mi parlano? Sì, la giustizia. Qua si fa la verità. La giustizia mi parla di verità, cioè tagliare il superfluo, avere la consapevolezza di una verità che ha potuto far male o può far male, e la giustizia porta a sistemare le cose. Quindi sì, cos'altro? Due altre? 5 di coppe, vedi il senso di colpa, l'abbandono, sì, l'amore è stato ingiusto, la vita è stata ingiusta con me a livello emotivo. Qua si fa un reset pazzesco in questo mese, ti vedo essere felice a fine mese. Allora, il 9 di coppe mi dice che c'è un grandissimo potenziale di grande felicità emotiva raggiunta dopo che si vede una verità che non si può più ignorare. Va bene? E il grande lavoro che stai facendo su di te ti porta a questo. Quindi il 9 di coppe mi parla di una felicità emotiva raggiunta grazie a una elaborazione animica della colpa, del senso di colpa e della perdita. La giustizia è una promessa, ti garantisce una felicità emotiva, un appagamento emotivo senza delegare all'altro la responsabilità della propria felicità, ed è proprio in quel momento che arriva la cooperazione con l'altro. È però un processo. È un processo. Vediamo due altre sugli amanti, giugno per te. 8 di denari di nuovo. Guarda come lavori sul senso di colpa e sull'abbandono. Guarda, guarda. 8 di denari di nuovo qua. Ti vedo lavorare sulle tue ferite emotive per autopotenziarti con la dea dell'abbandono e realizzare questa grande felicità emotiva che è come se tu ti togliessi il velo dagli occhi e sperimentassi una felicità inaudita con quel 9 di coppe, no? E il 9 di bastoni mi parla della resilienza che anche avrai nei confronti dell'altro, cioè meno illusioni, più fatti, no? Cioè il 9 è tutto 9, 9 di coppe, no? 8 e 9, quindi un equilibrio sul senso del sé e l'espressione emotiva. Cioè il 9 di bastoni è mettere anche certe difese a delle situazioni che
a cui magari prima mi sono data per ingenuità. Però non smetto non mi chiudo il cuore, non chiudo il mio cuore, ma al tempo stesso sono resiliente, continuo, proprio perché ho scoperto il segreto della felicità, che in questo momento era annebbiato da una verità che forse stavo evitando di vedere. E anche qua abbiamo una grande lettura iniziatica in questo mese. Vediamo la Dea cosa ci dice. La comunione e il 3 di denari. Allora, se tu fai questo, hai la possibilità veramente di creare con l'altra persona, ma la prima cosa che tu devi fare è la comunione con il tuo amante mistico. Questa è la carta della comunione con l'amante mistico e poi la comunione sul piano materiale. Quindi non a caso è il 9 di coppie, non è uscito il 2 di coppie, no? È la soddisfazione emotiva che si predispone all'unione con l'altro. Sto bene emotivamente, quindi posso condividere con l'altro la mia interezza, non il bisogno che poi mi crea il vittimismo, che poi mi crea la necessità. Questo sta dicendo la Dea. Andiamo a vedere adesso. E qua abbiamo, guarda, il fondomazzo, la bellezza. La bellezza che cos'è? La bellezza è la forma attraverso cui l'amore si manifesta in natura, è il darsi, il sacrum facere, l'offrirsi. Tu proprio con l'otto di denari ti dai al 5 di coppia alle tue emozioni ctonie sotterranee, lavorando sul senso di coppa, sul senso dell'abbandono, ok? Vediamo adesso cosa... con queste, che cosa trattiene l'altra persona dentro di sé? Perché nella misura in cui trattiene il 10 di coppe, significa che il 10 di coppe c'è il potenziale, ma soltanto grazie al lavoro a specchio che tu fai, no? Ok, come ci insegniamo sempre. E la comunione è proprio quel 10 di coppe. Vediamo cosa trattiene questa persona col potenziale di esprimerlo, quel 10 di coppe, nei tuoi confronti. Ti sogna ogni notte. Qua c'è una persona che ti sogna, che ti tiene ben stretta a sé, ma non lo rivela forse in modo autentico, totale, no? Ti sogna ogni notte. Che cos'altro? Sono geloso di te, e qua infatti c'è una gelosia che è anche descritta da questa persona che trattiene i denari, no? Ti tengo ben stretta a me, sono geloso di te. Magari lo esprime a modo suo, un po' più trattenuta la cosa, c'è paura quando c'è il 4 di denari, c'è paura, c'è autocontrollo quando c'è il 4 di denari, mi spiego? C'è autocontrollo, c'è paura di perdere, ok? Di perderti, di perdere, che cos'altro? Ora baciami stupida, e questo è il bacio che vorrebbe darti senza più pensare a questo, senza più trattenersi, insomma, no? Sì, c'è questa voglia forte, questo trattenere questa felicità, questo magari tu sei molto più impegnata o impegnato su altre questioni. ehm, Dentro di te emergerà una certa verità per poter continuare la relazione, mi spiego? Allora sì che una volta ritrovata quella gioia interna con gli amanti, ti dice allora sì, adesso l'amore può fiorire, ok? È un salto iniziatico qua, bellissimo, bellissimo, sì. Vediamo, mi stanno cadendo le carte, aspetta, mi sono cadute tutte. Comunque, ti dico come sono cadute. È caduto l'asso di coppe, l'eremita, 7 di bastoni, il carro. Cioè, allora, è proprio questo, no? L'asso di coppe è l'apertura del cuore grazie a un lavoro introspettivo che ti porta col 7 di bastoni a lottare per quello in cui credi veramente, a prendere le redini della tua vita e andare, no? Verso l'amore. Ok, lasciamole qua, dai. Allora, vediamo adesso lavoro, missione e denaro. Alcuni di voi mi chiedono: Francesca, ma io sto in pensione oppure non lavoro, come devo interpretare la sezione sul lavoro quando leggi le carte? La sezione sul lavoro non è soltanto il lavoro stipendiato, è dove tu metti energia durante il giorno, dove tu metti energia, farai qualcosa quando dici non faccio niente, no, tu fai qualcosa, tu vivi, e dove metti quell'energia? Ecco, lì è lì tu riconduci la sezione lavoro, ok?
Quindi la prima carta, andiamo a vedere sul lavoro, missione, denaro, qual è il talento da incarnare in questo mese, nel tuo fare, nel tuo essere, nella tua missione, nel tuo lavoro. Il diavolone, il talento da incarnare a Cipicchia. E si tratta di incarnare il desiderio. Non spaventarti da ciò che desideri, incarnalo. Incarnalo, cioè incarna l'eros nel lavoro, nella missione. L'eros è l'unica cosa che ti permette di realizzare la missione, perché è la Kundalini. Incarnalo totalmente, incarna il tuo potere personale. Questa carta mi dice che devi incarnare la tua capacità di creare impatto nel mondo reale, perché qua il diavolo mi dice smetti di vivere solo nel piano emotivo, spirituale e scendi nella realtà concreta del tuo desiderio. Questo è il talento di riconoscere ciò che ti attrae davvero. Che cos'è che ti attrae davvero? Quello è. È il talento di usare la tua intensità emotiva come forza creativa. È il talento di trasformare il desiderio in azione concreta. Cioè, di non aver paura del tuo potere materiale e magnetico. E questo per te è fondamentale, perché spesso magari tu hai la tendenza a restare nel sentire, no? Altrimenti non mi mettono questa carta. Hai la tendenza a restare nel sacrificio, nel senso di colpa. No, no, che cosa vuoi? Quello voglio, incarnalo e non ti sentire in colpa. Ecco perché ti dico di fare il rituale sul senso di colpa. Cioè, il tuo talento è profondamente incarnato. Allora, se accetti questo, smetti di vivere la vita come qualcosa da subire e inizi a viverla come qualcosa che puoi desiderare attivamente. Va bene? Ok, adesso andiamo a vedere qual è il blocco o sabotaggio. Hai paura della mazza, hai paura del tuo potere creativo, hai paura. Cioè, ti puoi. Allora, tu l'autosabotaggio, sai qual è? Quando ti viene voglia di fare una cosa istintivamente e non la fai perché hai paura. Asso di bastoni. Chiaro? Ti verrà una scintilla, una forza, una voglia di fare qualcosa di nuovo. Ti verrà questa voglia qui di fare una cosa nuova e tu saprai qual è. E hai paura a farla. Giudizio, moralismo. No, no, falla, non sei solo, non sei solo. Va bene? Fallo. Ok. Vediamo qual è adesso l'espansione possibile. Regina di spade, sii chiara, sii lucida, sii determinata o determinato, non ti perdere dietro alla parte emotiva da vittima, non ti perdere nell'emotività, sii chiara, sii lucida, se tu sei chiara, autorevolezza, pensiero lucido, pensiero chiaro, autorevolezza, tu sfondi, ok? Vediamo il potere da reclamare qual è. Il potere da reclamare, asso di spade, la chiarezza mentale. Nel lavoro e nella missione, nel denaro, hai due assi potentissimi. Accendo il fuoco e lo porto avanti con le idee chiare. Quindi il potere da reclamare qua è la chiarezza mentale e soprattutto il taglio. Do un taglio con quest'asso di spade a ciò che mi limita, a ciò che mi blocca, perché so che è giusto, che devo incarnare questo potere, questo magnetismo, perché mi darà denaro, mi darà lavoro, mi darà la prosperità che voglio. Va bene? Non aver paura del tuo magnetismo, del tuo potere. Idee chiare, ti arriva un'intuizione, vai, la porto avanti, quello mi fa crescere, quello mi fa espandere, ok? Vediamo cosa ci dice l'oracolo simbolico nel lavoro missione denaro per te. Fiocco di neve, purezza dello spirito, conferme nei sentimenti. Giugno, allora, tu a giugno sarai come un fiocco di neve. Con sto caldo che fa al sud, te lo auguro. Allora, questa è la carta che mi parla della purezza di intenti. Allora, non credere che quello che tu vuoi, che tu desideri ardentemente sia sbagliato. D'accordo? Non lo credere minimamente, perché quella è la vittima che te lo fa credere. Perché? Perché non vuole farti emergere. Allora, confida che quello che ti arriva come desiderio, quello che vuoi, è puro, e non ti giudicare, e non lo giudicare. Vai dritta con questo e vinci, va bene?
Vediamo che cosa adesso, qual è l'ombra del mese, cioè qual è il demone con cui allearti in questo mese, cioè l'emozione da attraversare. L'emozione da attraversare. La paura dell'espansione, la paura di lasciarti indietro il passato, la paura di lasciare il conosciuto. Il tre di bastoni parla dell'espansione, no? Tu guardi avanti, ti metti alle spalle il passato, la paura di andare avanti oltre ciò che già conosci, la paura di muovere i primi passi verso qualcosa di nuovo che ti ispira, che ti eccita, che ti tira avanti per emergere, la paura di emergere, la paura di emergere. Questo, chi sta facendo le pratiche sciamaniche con me, basta essere disciplinati sulle pratiche, va bene? La paura di emergere dal ruolo di vittima. Il ruolo di vittima è quello che abbiamo tutti di default, perché è il senso di colpa atavico che ha l'uomo, proprio quello è. Ricordate il tradimento del patto uomo-natura di Poseidone e Minosse? Quello è, ce l'abbiamo tutti. Quindi la paura di uscire fuori dal ruolo di vittima e trovare una realtà nuova. Una realtà nuova che non... Dove vado adesso? Ok? Vediamo adesso qual è qual è l'insegnamento nascosto dietro a questo. L'insegnamento nascosto dietro a questo. L'insegnamento nascosto. La montagna sacra è l'insegnamento nascosto. Questa è una carta bellissima. Allora, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna, non importa, qua c'è una sagoma sulla montagna che guarda tutto il resto sotto, no? Allora, capirai che la vita è un sogno, è tutto un sogno, è tutto solo come se fosse vero, dicevano i grandi maestri. È tutto come solo se fosse vero. Allora, l'insegnamento è quello di saper guardare la vita da un'altra prospettiva, una prospettiva più ampia. È proprio il tre di bastoni che ha la visione ampia. Quindi smettere di avere paura dell'espansione ti permette di guardare la vita da un'altra prospettiva, che ti permette veramente di avere il mondo nelle mani, la montagna sacra. E questa carta mi dice che tu vedrai, una volta acquisito, superata la paura dell'espansione, la perfezione del tutto. Vedrai anche la perfezione di quando hai avuto paura di espanderti. Vedrai anche la perfezione nelle situazioni di disagio che hai dovuto attraversare. Vedrai la perfezione in tutto. E vedere la perfezione in tutto è il più grande dono che possa arrivare. Perché ti permette di uscire dal ruolo di vittima e entrare nel ruolo di mago. Ok. Vediamo qual è il messaggio del tuo amante mistico. Come ti accompagna in questo? Vediamo il messaggio dell'amante mistico. C'è una sanazione senza precedenti. Il sanador, il sanatore, la guarigione, il guaritore. Il tuo amante mistico, sposo o sposo celeste, ti guida nella sanazione su più livelli. Passione per servire gli altri, restaurando il suo corpo, la sua mente e lo spirito, le capacità per aiutare a trasformare il dolore in sanazione. Il tuo amante mistico ti dirà che tu da questo mese coglierai la perfezione del tutto, trasformando il dolore in profonda guarigione. E la guarigione che cos'è? Che cos'è la guarigione dal dolore? Se non l'acquisizione della forza dal dolore stesso. L'acquisizione di super... Che cos'è il dolore? Il dolore non arriva per farci soffrire. Il dolore arriva per farci espandere, quello di cui hai paura. Farci espandere cosa significa? Distruggere le gabbie della vittima, dell'io. Ed è come se noi avessimo una pelle, no? Da tutte le incarnazioni, bella, attaccata qua. Quando significa, cosa significa distruggere le gabbie dell'io? Che ti strappano quella pelle sta talmente attaccata a te che ti fa male inizialmente. Allora, se tu la vedi come una grande benedizione, questa benedizione ti darà un potere insuperabile. Se la vedi nel ruolo di vittima, si riperpetua per altre vite, altri mesi, altri anni, anni. E il tuo amante mistico in questo mese ti sta dicendo, vedi che questo è il mese della guarigione. Allora accavalca questo grande potenziale, perché io sono con te, restaurerò il tuo corpo, restaurerò la tua mente, restaurerò il tuo spirito.
Questo è l'amante mistico e questo sei tu. Che tu sia uomo o donna non importa. Dietro di te, mentre magari sei un po' più afflitto, ti sta guarendo. L'unica cosa che devi fare tu è avere fede in lui. Ok? Wow. Andiamo a vedere adesso con le carte del drago immaginale cosa hanno da dirti le carte del drago immaginale e ti daranno anche il rituale della buona riuscita. Ti devi ribellare. Ti devi ribellare, la ribellione, ti devi ribellare al codice narrativo morale e narrarti la vita secondo il codice narrativo naturale. Qua c'è la civetta, vi ricordate il video La Dea Nix, la signora della notte? Magari riascoltatevi quel piccolo podcast, perché è una favola di potere. Tutte le favole di potere ti cambiano istantaneamente la percezione e la coscienza. Allora, la ribellione è una forma dell'amore, è una forma dell'amore. L'anima tua vuole emergere in questo mese. E allora tu devi accompagnarla ad emergere, lottando per amore di te, della tua anima che vuole emergere. Ed è stupenda, ti leggo questa carta. Allora, eccola qui, la ribellione. Allora, questa carta ti indica la presenza di una situazione che non andrà in questo mese e a cui ti devi ribellare. Non devi farti andare bene qualcosa che non accetti, devi piuttosto attivare la tua capacità decisionale, che è questa regina di spade qua, no? Allora, in una postura meditativa, o sdraiato sulla schiena o seduto nella posizione del faraone, che significa piedi a terra, schiena dritta, mani rivolte verso l'alto, appoggiate alle cosce, rilassati profondamente, facendo 10 respiri dal naso leggermente più profondi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Chi fa lo yoga sciamanico con me è l'Ujjayi Pranayama, ma anche se fa yoga normale è l'Ujjayi Pranayama. Poi contempla la tua situazione e chiediti: mi sto facendo andare bene questa situazione? Oppure sto scegliendo liberamente io? Se scopri che la situazione non ti va bene e che hai difficoltà a scegliere perché sei trattenuto dalla tua mente, che pretende di calcolare il tuo vantaggio e il tuo svantaggio aderendo ai principi dell'arcontato, che sono le leggi degli uomini, fai altri 10 respiri profondi, consapevoli, immaginando una luce che attraversa il tuo corpo. In questa luce e per mezzo di essa risveglia dalle profondità del tuo corpo l'energia che ti serve per vincere gli arconti. Gli arconti sono le leggi dell'uomo, giusto o sbagliato, meglio o peggio. E mentre lo fai, l'animale connesso a questa meditazione è il gufo. Allora visualizzalo all'inizio e alla fine della tua meditazione. Allora tu riuscirai ad abbattere gli arconti, a uscire dal ruolo di vittima e trasformarti in mago. Trasformare il demone della paura del tuo desiderio in espansione. Ragazze mie ragazzi, questa è una lettura iniziatica da grandi sciamani o da grandi sciamane. Ne uscirete trionfanti e io ve lo garantisco, c'è il sanatore. Ok? Detto questo, io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.